Le corde pizzicate sono una sottofamiglia della grande famiglia degli strumenti a corde. Sapete, si dividono in corde strofinate o archi, corde pizzicate e corde percosse. E oggi parliamo delle corde pizzicate. Anche questa sottofamiglia è numerosa, ci sono veramente tanti strumenti. Se cercate nei testi piuttosto che in rete, troverete tanti schemi di vario tipo. Generalmente però 5 strumenti li trovate sempre presenti in questa classificazione e sono clavicembalo, arpa, chitarra, mandolino e liuto. Adesso vi faccio vedere il nostro schema, la nostra raccolta. All'interno ne vedete anche altri, perché, come vi dicevo prima, se girate e cercate informazioni, questi 5 li trovate sempre. Poi potete trovare all'interno di queste classificazioni anche altri strumenti, perché come vi dicevo sono veramente tanti. Spesso trovate indicazioni anche di strumenti antichi, molto più antichi di questi 5 che vi ho citato, e magari anche qualche riferimento a strumenti ormai poco utilizzati. Noi ad esempio vi abbiamo inserito la lira, a riprova di questa informazione. Oppure potete trovare anche altri esempi, altri strumenti legati più all'aspetto tradizionale, alla tradizione di altri paesi. E anche qui trovate il banjo, e qui immediatamente pensiamo alla cultura afroamericana, o nel nostro caso anche l'ukulele, e qui siamo nelle isole Hawaii. Così abbiamo fatto un quadro di massima. Corde pizzicate, ovviamente, perché la corda, quindi la produzione del suono, avviene attraverso il pizzico. Di che cosa? O delle dita, e in questo caso o i polpastrelli o le unghie, o di un plettro. Anche qui guardate l'immagine. Anche per il plettro possiamo avere il plettro quello manuale oppure quello meccanico. Nel caso che vedete riportato in alto è proprio quello del clavicembalo. Nel clavicembalo questo plettro, che è metallico, è collegato ai tasti e si mette ovviamente in movimento solo e esclusivamente quando viene pigiato il tasto. Altra informazione fondamentale, preparatoria alla cosa fondamentale che poi è la percezione timbrica di questi strumenti, riguarda il materiale delle corde. Allora, per le corde i vari strumenti utilizzano materiali diversi, possiamo avere un discorso proprio dall'antico al nuovo. Qui vi riporto un'immagine con i 4 possibili materiali delle corde, dal più antico, il budello, al più nuovo, che è il carbonio, fluorocarbonio, come vedete riportato. In mezzo avete il metallo e il nylon. Alcuni strumenti utilizzano un unico di questi materiali, altri, come gli strumenti che vedete alle mie spalle come riferimento, utilizzano tutti, sia la piccola, con la piccola e la grande, avete all'interno tutti i materiali. La piccola utilizza per le note gravi, quella non a pedali, quindi a leve, chiamata da me la piccola, per le corde gravi il carbonio e per le altre il nylon. L'arpa a pedali utilizza corde gravi metallo, centrali budello e acute nylon, quindi tutta la gamma. Altri strumenti invece utilizzano o solo il metallo o nylon e metallo oppure carbonio e metallo, e alcuni nell'aspetto più antico utilizzavano anche molto spesso il budello. Adesso entriamo nel discorso sostanzioso. Già con questi elementi che abbiamo visto, cioè qual è la tecnica, qual è il mezzo che mette in vibrazione la corda e qual è il materiale che viene sollecitato, ecco che già possiamo soffermarci sulla timbrica, cioè se io pizzico una corda con il polpastrello o la corda viene pizzicata da un plettro metallico, già possiamo ben immaginare che l'effetto timbrico sia diverso. A maggior ragione, se pizzico una corda di budello
una corda di metallo, anche qui la qualità sonora cambierà. Per il budello abbiamo una sonorità più tonda, ma sicuramente meno potente. Per il metallo la sonorità è nettamente più evidente e intensa. Allora, entriamo subito nell'ascolto, nella visione e nell'ascolto. Puntiamo proprio la nostra attenzione su questo, sulla qualità timbrica e quindi sulla nostra percezione timbrica. Li conosciamo o li riascoltiamo se li conosciamo, con l'obiettivo poi sempre di poterli riconoscere. Partiamo da un duo, mettiamo, non a confronto, però insomma andiamo ad ascoltare con attenzione chitarra e arpa. La chitarra e l'arpa in questo caso vi mettono in evidenza anche un altro aspetto per la qualità sonora, la struttura. L'arpa ha le corde libere da una parte e dall'altra, la chitarra no. E quindi l'arpa, sentirete, quando si mette più in evidenza, ha una sonorità più prolungata, perché le corde rimangono in vibrazione per tanto tempo, sono tante, e quindi ogni tanto l'effetto è poco netto, mentre la chitarra ha una sonorità molto più nitida. Ascoltiamo. Adesso teniamo la chitarra come punto di passaggio e le affianchiamo il clavicembalo. Il clavicembalo, sonorità riconoscibilissima, molto ben chiara, però a confronto proprio fanno emergere i due strumenti le loro particolarità. In questo caso, se prima avevamo detto che insieme all'arpa risultava più netta la sonorità della chitarra, ecco che qui è il clavicembalo che emerge con la sua particolare sonorità. Quindi sentiamo questo duo per evidenziare le differenze. Ora passiamo al mandolino. Nell'esempio che vedrete abbiamo il mandolino come solista e quindi ce lo gustiamo anche in alcuni particolari, vedrete, avrete dei primi piani che metteranno in evidenza anche alcune sue caratteristiche proprio tipiche, ad esempio le corde raddoppiate, una vicino all'altra, che danno quella particolarità, e l'utilizzo del pletro, quindi quella sonorità delle note ribattute che noi immediatamente pensiamo ci viene in mente se pensiamo al mandolino. Nell'esempio che vedrete e ascolterete avrete anche l'accompagnamento di un'orchestra di sole corde pizzicate, di strumenti e corde pizzicate. È l'orchestra mandolinistica di Lugano e il brano è quindi un adattamento del concerto di Vivaldi, che è per orchestra ad archi e basso continuo, quindi il concerto per mandolino, archi e basso continuo, trascritto per orchestra di corde pizzicate. Qui avrete, e così potete anche fare una buona osservazione, un buon ascolto, una serie di mandolini di vario tipo, una serie di chitarre di vario tipo e anche dei contrabbassi, ovviamente senza l'uso dell'archetto, e quindi pizzicati anche loro.
Ora terminiamo con il liuto. Vedrete un quartetto di liuti e avrete quindi l'opportunità di vedere anche qui un segno distintivo del liuto, che è quello della paletta ripiegata da un punto di vista visivo, e da un punto di vista di sonorità. Diciamo che qui proprio ci caliamo, ci inseriamo nel Rinascimento. Il liuto è il principe del Rinascimento e la sua qualità timbrica, la sua sonorità è estremamente riconoscibile e anche collocabile molto bene anche nel periodo di appartenenza storico. Sonorità diverse. Abbiamo ascoltato questi 5 pilastri che ritrovate sempre, come vi dicevo all'inizio, e ognuno ha una particolarità diversa, data ovviamente dal modo con cui vengono messe in vibrazione le corde, dal materiale anche delle corde stesse e ovviamente anche della struttura dello strumento. Ora vi lascio con una schermata, quindi con la possibilità di ascoltarvi per intero il concerto di Vivaldi per mandolino e orchestra nella versione che abbiamo ascoltato e visto prima, quindi con l'orchestra mandolinistica di Lugano, così avete l'opportunità di riascoltare o ascoltare per intero il concerto, che vi assicuro, se non lo conoscete, oltre a una parte che è molto famosa, come avete sentito, il primo movimento, tutto il concerto è estremamente gradevole. E per di più, avendo tutta un'orchestra così abbondantemente ricca di strumenti a corde pizzicate, non potete che farvi una bella scorpacciata di corde pizzicate. Alla prossima!